Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare, come avrete visto dall'anteprima, una borsa veramente super facile e veloce. Infatti andremo a realizzare questo modello qui, come potete vedere è veramente semplicissimo, ma comunque fa la sua figura. Questo progetto è perfetto sia per le esperte ma soprattutto per le principianti, ma anche per chi non ha mai lavorato all'uncinetto e vuole provare a realizzare la sua prima borsa, perché è comunque già bella e pronta, perché abbiamo il fascione già pronto, dobbiamo andare solo a realizzare i laterali lavorati interamente a maglia bassa, quindi punto base dell'uncinetto. Vi ho spiegato tutto passo passo, quindi non avete assolutamente scuse. Il kit materiali completo per poterla realizzare lo trovate sul sito hobbyperline.com, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Ovviamente ci sono altre colorazioni disponibili per quanto riguarda il filato, mentre per il fascione c'è la colorazione in nero. Il kit ovviamente include tutto il necessario. Per quanto riguarda il filato io ho utilizzato una rocca intera, quindi vi consiglio di prendere almeno 2 rocche perché non si sa mai, la mano non è la stessa, la tensione non è la stessa, quindi potrebbe essere necessario più filo in questo caso, quindi vi consiglio di prendere 2 rocche. È sempre meglio che avanza perché comunque ci possiamo fare un accessorio da abbinare alla borsa. Come chiusura ho messo una chiusura a moschettone ed ho inserito la fodera a sacchetto all'interno. Durante il tutorial vi ho dato indicazioni anche per quanto riguarda la fodera a pannello, se volete foderare i singoli laterali. Nella descrizione qui in basso comunque trovate i link diretti proprio al tutorial delle fodere. Detto questo, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se vi piace come modello e se cambiereste qualcosa. Se la realizzerete, mi raccomando, taggatemi nei vostri post o inviatemi le foto, sono sempre super curiosa di vedere le vostre creazioni, ma soprattutto di condividerle. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo e se volete darmi un supporto maggiore potete cliccare sul pulsante Dai Hype qui in basso, così aiuterete il canale a crescere. Ringrazio chi lo farà. A questo punto non ci perdiamo in chiacchiere, vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo un fascione in finta pelle, questo misura 52 cm x 17, una rocca di Taifur, io ho scelto la colorazione bianca, utilizzerò 3 moschettoni tondi che mi fungeranno da chiusura. Avremo bisogno dell'uncinetto numero 5 e dell'uncinetto numero 6,5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Per prima cosa andremo a rifinire il bordo del nostro pannello. Utilizzeremo l'uncinetto numero 5, quindi ci prendiamo il nostro filo, facciamo un cappio e ci andiamo ad inserire subito nel primo foro disponibile, quindi esattamente in questo mi inserisco, prendo il filo e me lo porto all'esterno. In questo modo entro nel foro successivo, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima. Allungo un po' la solina, dato che l'uncinetto non è proprio adatto al filato ma è l'unico che passa bene attraverso i fori, quindi ci dobbiamo far star bene questo, ma comunque cerchiamo di tenere le maglie il più lente possibile in modo da lavorare bene nei giri successivi. Foro successivo, ripeto lo stesso procedimento, quindi andrò a rifinire tutto il mio bordo a maglia bassissima o anche chiamato punto catenella. Ok, una volta lavorati tutti i fori, a questo punto possiamo tagliare il filo, lo riportiamo verso l'interno e lo andiamo a bloccare attraverso gli asolini che abbiamo qui, quindi lo tiriamo fuori e poi utilizzando un ago da lana lo andiamo a portare all'interno, quindi entriamo nell'ultimo foro lavorato e ci portiamo il filo verso l'interno
per poi andarlo a bloccare e nascondere attraverso le maglie. Ora fatto questo, ripetiamo lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Bene, a questo punto, una volta che avremo rifinito entrambi i laterali, qui come potete vedere ho messo un marcapunti che mi occorreva a me per regolarmi poi con il pannello da mostrarvi. Dobbiamo quindi andare a suddividere questi punti che abbiamo. Io ne ho 39, ovviamente se avete lo stesso pannello ne avrete 39 anche voi. Ho messo il marcapunti nel punto centrale, quindi togliendo questo punto qui ho 19 punti sul lato e 19 punti sull'altro. Io ho calcolato che i punti di partenza per il mio laterale saranno 5, quindi devo andare a marcare i miei 5 punti giusto per regolarmi. Quindi vado a mettere un marcapunti in questo punto qui, conto 1 2 3 che è quello centrale, 4 e 5, quindi l'altro marcapunti lo metto esattamente qui. Questo poi si può togliere e questi saranno i punti della mia base che riporterò ovviamente anche su questo lato. Quindi ora ci andiamo a realizzare il nostro laterale. Ci prendiamo quindi lo stesso filato, ovviamente uncinetto 6,5, facciamo un cappio e per avere 5 punti di base dovrò lavorare 6 catenelle, quindi andrò ad avviare una catenella di 6 punti, 2 3 4 5 e 6. Questi 6 punti mi corrispondono esattamente, vi dico anche la misura in centimetri se può esservi utile, a circa 7 centimetri. A questo punto, per quanto riguarda la prima riga, procederemo lavorando una maglia bassa per ogni punto, quindi otterremo i nostri 5 punti di base. Ora voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e procederemo lavorando un aumento ad inizio e fine riga. Quindi nel primo punto lavoro 2 maglie basse, 1 e 2, poi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare all'ultimo punto dove andrò a lavorare un altro aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Proprio in questo punto lavoro l'aumento, quindi lavoro una maglia bassa, poi rientro nello stesso punto e ne lavoro un'altra. In questo modo. Questo procedimento qui lo dovremo andare a ripetere per un totale di 6 volte, quindi dovremo avere 6 righe con gli aumenti ad inizio e fine riga. Quindi ora volto il lavoro, faccio una catenella e continuo lavorando un aumento nel primo punto, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, una maglia bassa in ogni punto successivo fino ad arrivare all'ultimo punto dove ripeterò lo stesso procedimento, quindi un aumento nell'ultimo punto appunto. Bene, qui ho l'ultimo punto, lavoro 2 maglie basse nello stesso punto, una e 2, e continuo così fino ad avere 6 righe totali con gli aumenti. Se aggiungiamo anche la prima riga di lavorazione avremo 7 righe totali. Quindi si volta il lavoro, catenella, aumento ad inizio riga, una maglia bassa in ogni punto, aumento a fine riga e ci rivediamo al termine di queste righe. Ok, lavorate le 6 righe con gli aumenti. A questo punto procederemo lavorando i punti come si presentano, quindi non faremo altri aumenti. Quindi voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Procederemo in questo modo fino a raggiungere il totale di righe che trovate indicato qui in alto, che corrisponderà solo a questa zona qui, di modo che se utilizzate un filato diverso potete regolarvi al meglio,
Vi lascerò ovviamente anche la misura in centimetri. Quindi raggiungiamo il totale di righe o comunque la misura che ci occorre per andare a ricoprire il pannello in pelle e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta che avremo lavorato tutte le righe senza aumenti, che corrispondono esattamente ad 8 righe e 11 centimetri, avremo un totale di 15 righe e tutto il laterale corrisponderà a circa 21 centimetri. Ora dobbiamo andare a fare l'ultimo giro di rifinitura, quindi facciamo una catenella e dovremo andare a lavorare una maglia bassa per ogni riga che abbiamo sottostante. Quindi partiamo da questo punto qui e lavoriamo una maglia bassa, poi ci spostiamo nella riga successiva, entriamo nelle asoline esterne e lavoriamo una maglia bassa e così comunque per ogni riga. Abbiamo 15 righe totali, quindi otterremo 15 maglie basse. Per ogni riga ci inseriamo nel punto e lavoriamo una semplice maglia bassa. Questo lo faremo fino ad arrivare nell'ultimo punto dove faremo un piccolo aumento. Qui abbiamo l'ultima riga, ci inseriamo e lavoriamo una maglia bassa, facciamo poi una catenella e procediamo lavorando una maglia bassa in ogni catenella che abbiamo qui di base. Abbiamo i 5 punti qui e lavoriamo una maglia bassa per ogni punto. Andiamo a nascondere nel mentre anche il filo. Qui su questo lato ripetiamo lo stesso procedimento, catenella e poi ci spostiamo nella riga successiva e procediamo rifinendo tutto il bordo anche di questo lato nello stesso modo, quindi una maglia bassa per ogni riga. Una volta terminata tutta la rifinitura, a questo punto dobbiamo tagliare il filo, chiudere con asola di chiusura. Siccome poi dobbiamo andare a cucire il laterale sul pannello, possiamo anche tagliare il filo un po' più lungo, così lo utilizzeremo proprio per andare a cucire il laterale stesso. Per regolarmi con il filo da tagliare devo calcolare comunque il doppio di questi 3 lati, quindi io faccio semplicemente questo passaggio. Me lo misuro praticamente e poi ci faccio rifare un altro giro, quindi praticamente il doppio dei 3 lati, magari abbondo anche un pochino, tiro fuori il filo e vado a chiudere con asola di chiusura, quindi entro in questo punto e poi rientro dal punto da cui sono uscita. Faccio passare il filo tra le maglie e mi riporto il filo praticamente nell'angolo. Vorrei ottenere il rovescio del lavoro sull'esterno della borsa. Il rovescio lo capisco dal fatto che ho qui il giro di rifinitura a rovescio, ho le maglie basse a rovescio, quindi ora faccio uscire il filo dalla maglia superiore nell'angolo e devo iniziare a cucire il mio pannello. Quindi mi sono messa dei marcapunti di riferimento che sono esattamente i 17 punti sia sul lato che sull'altro che ho praticamente dal marcapunti fino al primo punto, ovviamente su entrambi i lati. Quindi il marcapunti praticamente mi deve corrispondere esattamente al punto prima del marcapunti che ho sul laterale. Quindi per quanto riguarda la cucitura, cosa faccio? Sono già uscita comunque dal primo punto da cucire, mi inserisco ora nella metà catenella del punto che si trova sul pannello e tiro il filo, poi entro nel punto successivo
prendo solo la metà catenella esterna e stessa cosa faccio per il punto sul pannello, quindi prendo solo la metà catenella, entro, tiro bene e farò questo per ogni punto. Ovviamente potete anche prendere tutto il punto, ma vi consiglio di prendere solo la metà catenella. Quindi vado nel punto successivo, prendo di entrambi i punti solo la metà catenella esterna e continuo così fino a cucire tutti i punti. Ci rivediamo alla base. Ho cucito tutti i 17 punti, ora ho i punti della base, quindi come ho fatto finora vado semplicemente a cucire punto per punto. Come avrete notato abbiamo i punti esatti, gli stessi che abbiamo sul pannello, quindi non avremo nessuna difficoltà. Continuiamo in questo modo, quindi ora tolgo il marcapunti, prendo sempre le metà catenelle esterne e vado a cucire sempre nello stesso modo. Terminata la cucitura di tutto il laterale, andiamo a fare una doppia passata in quest'ultimo punto e poi ovviamente andiamo a nascondere il filo attraverso le maglie. Ovviamente lo bloccheremo con qualche nodino e andremo a ripetere lo stesso identico procedimento anche sull'altro lato, quindi ci rivediamo al termine. Una volta che avremo cucito entrambi i laterali, questo sarà il risultato. Ovviamente non vi ho detto nulla riguardo alla fodera, ma se volete foderare i singoli pannelli all'uncinetto potete farlo prima di andare a cucire, quindi semplice fodera a pannello, foderate entrambi i pannelli e poi passate alla cucitura. Io non l'ho fatto perché sicuramente metterò la fodera a sacchetto all'interno e anche di questa vi lascio il link nella descrizione in basso al video, c'è un tutorial dedicato sul canale. A questo punto cosa facciamo? Spingiamo la parte superiore dei due laterali verso l'interno in questo modo, perché la nostra borsa prenderà appunto questa forma. Successivamente andremo a posizionare il moschettone esattamente al centro del laterale, quindi prendiamo il moschettone e lo facciamo passare attraverso le maglie in questo modo. Facciamo lo stesso ovviamente anche sull'altro lato. E il terzo moschettone che abbiamo fungerà comunque da chiusura, quindi lo andiamo ad inserire sui due moschettoni per chiudere i laterali e chiudere anche la borsa. Potete utilizzare anche altri tipi di moschettoni o chiusure. E questo sarà il risultato finale. Come vi avevo detto, all'interno si può mettere tranquillamente una fodera a sacchetto e in questo modo così possiamo sfruttarla meglio, perché abbiamo comunque un sacchetto all'interno. E nulla, questo è il risultato. Borsetta super facile, veloce, davvero semplice, perfetta anche per chi non ha mai lavorato all'uncinetto, perché abbiamo utilizzato punti base dell'uncinetto. Ho cercato di spiegarvi tutto nella maniera più dettagliata e semplice possibile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se la realizzerete. Vi ricordo che il kit materiali completo per poter realizzare questo progetto lo trovate sul sito hobbyperline.com, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Ovviamente ci sono anche altre colorazioni disponibili per quanto riguarda il filato, stessa cosa anche per il fascione, c'è la versione in nero. Comunque vi consiglio di andare a dare un'occhiata sul sito. Detto questo, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime e gli spoiler dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo e se volete darmi un supporto maggiore potete cliccare sul pulsante Dai Hype qui in basso, così aiuterete il canale a crescere. Grazie a chi lo farà. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!